Benvenuti su Il Portale di Storia, il vostro punto di riferimento per viaggi nel tempo, tra misteri antichi e rivelazioni sorprendenti. Oggi vi portiamo a 3200 metri d'altezza, tra i ghiacci delle Alpi, dove un corpo mummificato ha sconvolto la scienza e riscritto le nostre origini. Ma prima di cominciare, se amate la storia che sorprende, emoziona e fa riflettere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i nostri viaggi nel passato. Pronti a scoprire cosa lega il sangue di un uomo vissuto 5000 anni fa al DNA degli italiani moderni? Allora iniziamo! Nel 1991, due escursionisti tedeschi trovarono qualcosa di inaspettato tra i ghiacci del confine italo-austriaco. Il corpo perfettamente conservato di un uomo dell'età del rame. Inizialmente scambiato per un alpinista moderno, ben presto si scoprì che si trattava di una mummia preistorica vecchia di oltre 5 millenni. Lo chiamarono Ötzi, dall'area dell'Ötztal dove fu ritrovato. E mentre gli archeologi accorrevano, gli scienziati capirono che non stavano semplicemente osservando un cadavere antico, ma una capsula del tempo, una finestra aperta su un'epoca perduta. Ötzi era alto circa 1,60 m, aveva una corporatura snella, occhi marroni, capelli scuri e una dentatura piuttosto mal ridotta. Ma la cosa più affascinante è che il suo corpo portava con sé strumenti, abiti e segni di vita quotidiana di 5000 anni fa. Aveva con sé un'ascia in rame, un arco incompleto, una faretra con frecce, funghi medicinali e addosso indumenti di pelle di capra e di cervo. Quello che sorprende ancora di più, le sue numerose ferite, segni di lotta, un colpo di freccia nella schiena e una ferita da taglio sulla mano fanno pensare a una morte violenta. Ötzi potrebbe essere stato vittima di un'aggressione o forse di un conflitto rituale. Ma qui inizia il vero mistero. Nel 2012, grazie ai progressi del sequenziamento genetico, i ricercatori hanno estratto e analizzato il DNA di Ötzi. E ciò che hanno trovato ha lasciato tutti a bocca aperta. Ötzi apparteneva all'aplogruppo G2A2B, un gruppo genetico sorprendentemente raro oggi, ma che racconta molto sulle migrazioni preistoriche. Questo tipo di DNA era comune tra i primi agricoltori del Vicino Oriente, che si diffusero in Europa durante il Neolitico. Il che suggerisce che Ötzi fosse il discendente diretto di quei pionieri agricoli che rivoluzionarono l'Europa migliaia di anni fa. Ma la vera bomba è arrivata quando gli scienziati hanno confrontato il suo genoma con quello degli italiani moderni. Analizzando campioni genetici di varie regioni italiane, gli scienziati hanno scoperto una connessione sorprendente. Ci sono uomini, oggi, che portano nel loro DNA tracce quasi identiche a quelle di Ötzi. In particolare, i geni più simili sono stati trovati in persone del sud Tirolo, ma anche in aree più a sud, come la Toscana e la Sardegna. Questo significa che la stirpe di Ötzi non è scomparsa, vive ancora, sparsa in frammenti nel patrimonio genetico italiano. Una continuità impressionante che sfida l'idea che tutte le popolazioni antiche siano state spazzate via da invasioni successive. Questa scoperta non è solo affascinante dal punto di vista scientifico, ci costringe a rivedere l'idea di identità e di appartenenza. In un mondo dove spesso le differenze culturali e regionali vengono esaltate, la genetica C ricorda che siamo tutti figli di un passato comune, intrecciato e condiviso. Ötzi, l'uomo venuto dal ghiaccio, ci insegna che la storia non è solo nei libri o nei musei, scorre letteralmente nelle nostre vene. Se siete arrivati fin qui, complimenti. Avete appena fatto un viaggio di 5000 anni in pochi minuti. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e condividetelo con chi ama i misteri della storia e non dimenticate di iscrivervi al canale per altri viaggi indimenticabili nel tempo. Ora vogliamo sentire la vostra opinione. Secondo voi, cosa potrebbe ancora rivelarci il DNA antico sulle nostre vere origini? Fatecelo sapere nei commenti. Le teorie più affascinanti le leggeremo nel prossimo episodio.